Nel video di oggi ragazzi andiamo a provare per la prima volta questa nuova testa che ti ho già parlato nel primo video presentazione alcune settimane fa. Innanzitutto auguri di buon anno, questo è il primo video che vado a caricare in questo 2024 e ti porto proprio il primo shooting dove andiamo a utilizzare tra l'altro questa nuova testa, questa stick flash per Godos AD200 Pro e AD200, ok? Una luce che potrebbe essere molto interessante per alcuni di voi, specialmente per chi la va a utilizzare in studio, ma anche nel mio caso che vado a utilizzarla come nel video che ti porto oggi all'aperto in questa location un po' particolare di treni abbandonati, una location che tra l'altro utilizzo molto spesso per certi mood che do proprio alle mie foto, ok? Quindi segui questo video, questo backstage, che poi ti darò altre informazioni ovviamente, anzi ti dico una cosa che magari potrebbe essere interessante. Adesso la andiamo a utilizzare con le bundles, però a fine video, proprio a fine shooting, andiamo a utilizzare praticamente solo l'S200 con il bulbo praticamente nudo e crudo, quindi con una luce a 360 gradi, che poi a noi non è che interessa tantissimo perché servirà solo la parte davanti, però ti faccio vedere che alle volte senza montare ingombranti modificatori, specialmente quando abbiamo quelle giornate dove c'è un po' di vento, possiamo ovviamente utilizzare questa luce che può tornarci decisamente utile. Ricordo ragazzi che trovate tra l'altro già un primo video nel mio canale dedicato a questo flash dove vi parlo ovviamente di questa nuova stick flash della Godos, e una cosa che volevo aggiungere proprio in questo caso, non avendo uno stativo che poteva raggiungere un'altezza decisamente pari a quella dove si trovava Ramona, ho utilizzato l'unico stativo che avevo portato con me che non poteva raggiungere oltre il 1,85 m più l'altezza della DS200, quindi non andavamo sopra i 2 metri, ok? Quindi ce la siamo fatti bastare. Tutte le foto ragazzi che abbiamo fatto a Rabona sono state fatte con la Sony A6007, una fotocamera APS-C, quindi abbiamo utilizzato due obiettivi APS-C, soprattutto il Viltro 75 mm 1.2, obiettivo che sono decisamente molto soddisfatto e da quando lo possiedo lo porto sempre con me e praticamente lo uso sempre. E poi ho utilizzato anche il nuovo arrivo Sirui 33 mm che ha un'apertura massima di 1.2. Tra l'altro trovi un video dedicato perché Sirui non ha rilasciato solamente il 33 ma anche il 23 e il 56, sempre con un'apertura massima di 1.2 e con autofocus. Allora, tornando all'S200, per tutti coloro che pensano che possa essere una stick flash decisamente delicata, beh, innanzitutto presta sempre attenzione quando lo vai a utilizzare off camera all'aperto, perché come vedi abbiamo un bulbo molto lungo, però non è in vetro, ok? Quindi abbiamo un bulbo in plastica e quindi possiamo dire che è meno delicato del vetro, e quindi anche se ti cade, poi dipende sempre da come andrà a cadere, è meno probabile che vada a danneggiarsi. Comunque presta sempre attenzione. Un'altra cosa che volevo aggiungere: in queste foto che ho fatto a Rabona ho utilizzato la D200, non la D200 Pro, ma non ha nessuna importanza, e ho scattato sempre i night sync, ok? Quindi ho scattato sopra il tempo sincro della mia macchina fotografica, che è come nella Sony A7C, anche nella 6007 è di un 160esimo, e quando scattiamo in night sync sapete che abbiamo una perdita di potenza, però ti posso dire anche in tutta tranquillità che non ho avuto nessun tipo di problema.
per concludere questo primo shooting utilizzando l'S200 ho voluto anche provare a utilizzare questo S200 praticamente così come lo stai vedendo. Praticamente sono andato a togliere le bande, non ho utilizzato nessun modificatore, eccetera eccetera eccetera, e così come lo stai vedendo praticamente, come avrai ben intuito, con l'S200 ottieni una luce a 360 gradi, a differenza di altre stick LED che ti ho portato nel canale che ha una luce a 180 gradi, ok? Vedi anche l'LC 500R, l'LC 500 sempre di Godos, o anche le stick light di Gion che ti ho portato nel canale. Qui abbiamo una stick flash a 360 gradi che potrebbe essere, anzi senza potrebbe, è utile quando la vai a utilizzare proprio in certe situazioni, in certe location, in studio, per usufruire anche non solamente della luce diretta ma anche del rimbalzo che puoi ovviamente andare a recuperare dalle pareti o anche da un pannello riflettente. Nel caso che adesso ti faccio vedere ovviamente non ha tantissimo senso perché andavo proprio a perdere praticamente la metà della potenza, la metà della luce che può darti questo S200 perché alle mie spalle non avevo nulla, ok? Questo te lo voglio ovviamente far capire se non l'avessi ancora intuito da solo, però quello che andrei a ottenere togliendo le bands che è una luce molto più morbida, ok? Meno contrastata, diciamo più soft. E anche se ho scattato in Nice Sync e utilizzando metà della luce sono riuscito lo stesso a illuminare come volevo Ramona. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine di questo video, abbiamo fatto alcune foto con la modella Ramona che andiamo a salutare e come al solito se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti, anzi se avete anche qualcosa in particolare di come volete che nei prossimi video, nei prossimi shooting vada a utilizzare questa stick flash, fatemelo sapere proprio qui sotto nei commenti, ok ragazzi? Come al solito, se il video vi è piaciuto sapete che da parte mia è gradito un like da parte vostra e quindi non mi resta che salutarti e darti appuntamento al prossimo video. Ciao e alla prossima!